Ciao a tutti ragazzi, sono Sara la kitesurfista. Siamo qui dalla mia casetta Tarifa, come sempre, per rispondere ad alcune domande che tantissimi mi fate sul canale. Quindi oggi parleremo di Q&A riguardo il kitesurf, quindi 15 domande e risposte che mi vengono fatte spessissimo riguardo al kitesurf. Sono Sara la kitesurfista, chi mi conosce già sa bene che parlo su questo canale di kitesurf e wingfoil. In seguito cercherò di rispondere a queste domande che mi vengono fatte spessissimo. Il kitesurf, detto anche spesso kiteboard, è uno sport fantastico che unisce il brivito del surf, la velocità del windsurf e la libertà del parapendio. Questo sport si è evoluto in maniera super rapida fin dall'inizio, quando dei geni si sono messi a giocare con degli aquiloni e delle tavole in acqua. Nel corso degli anni il kitesurf è diventato uno sport super popolare in tutto il mondo, attirando sia fanatici dell'adrenalina ed anche appassionati di acqua e vento. La parte migliore dell'imparare il kiteboard è che puoi facilmente progredire e passare ad altre cose, altre specialità, quindi kitesurf in acqua, poi anche kitesurf on land, quindi sulla terra, ed anche snow kite, per esempio, kitesurf sulla neve, kitesurf sulle onde, con il surfino ed anche su tavola con foil. Padroneggiare il controllo del kite apre davvero un mondo di possibilità e vari stili diversi. Per coloro che sono incuriositi sul mondo del kitesurf ma non sanno da dove iniziare, ho raccolto in questo video 15 domande che mi vengono fatte spessissimo su questo canale ed anche da vari clienti ed amici. Inoltre qui sul mio canale trovi un sacco di altri video sul kitesurf ed anche il wingfoil molto utili se ti vuoi avvicinare a questi sport. Ma andiamo subito alle domande. Domanda numero 1. Si dice kiteboard o kitesurf? Kiteboarding o kitesurfing sono due termini spesso intercambiabili. Se si volesse essere precisi, il kiteboard trattasi dello sport del kite, quindi uno sport su tavola normalmente twin tip o bidirezionale, quelle da wakeboard per esempio, molto simili, come vedete in questa foto, trainati dal kite. Questo stile ovviamente è molto facile ed è quello che generalmente si impara durante il corso base di kitesurf, poiché la tavola twin tip è molto facile e appunto perdona un sacco di errori all'inizio. Il kitesurf invece, se vogliamo essere molto precisi letteralmente, sarebbe il kite su tavola da surf, quindi il surfino, quindi stile strapless kitesurfing, sempre trainati dalla spinta del vento e del kite. In generale diciamo che entrambe si riferiscono allo sport e quindi direi che non c'è una reale differenza. Vengono usate in ambo casi per riferirsi a uno sport trainati dal vento su una tavola. Devo essere sincera, io quasi sempre uso kitesurf per comodità ed anche per popolarità d'uso. Domanda numero 2. Quali sono i reali vantaggi di fare kitesurf? Il kitesurf offre una moltitudine di benefici reali, fisici e mentali. Dal punto di vista fisico rafforza tutto il corpo a partire dal core, le gambe, rafforza i muscoli, migliora l'equilibrio, la coordinazione. Mentalmente è un ottimo antistress. Stare in acqua, sentire il vento e padroneggiare il kite e nuove abilità non può dare altro che un grande senso di soddisfazione e pace. Lo consiglio vivamente a chi vuole fare qualcosa di nuovo o per chi anche soffre di qualche disturbo mentale. Svariatissimi sono i casi di aiuto che può offrire qualsiasi sport in acqua. Il kitesurf aiuta moltissimo. Inoltre ti aiuta a goderti la vita all'aria aperta. Viaggiare spesso ti porta in un contesto molto eco-friendly, attivo e sano. Non è solo questione di adrenalina a full, si tratta anche di godersi uno stile di vita sano, un ambiente fantastico e la bellezza della vita in generale, oltre al fatto che entrerai in una community di appassionati fantastica. Domanda numero 3. Il kitesurf è uno sport estremo? Il kitesurf è spesso considerato estremo perché si può saltare davvero in alto e fare acrobazie abbastanza borderline, ma può anche essere fatto da un punto di vista super rilassato. Ci sono kiters che spingono i limiti davvero facendo big air o freestyle, che sono discipline dove ci si può davvero far male, ma anche chi fa semplicemente freeride, quindi nulla di strano, ma navigazione pura e semplice. Vedi il video qui sugli stili e le discipline del kitesurf se vuoi saperne di più. Certamente è uno sport più pericoloso del ping pong o del padel per svariate cose, ma fatto con le sue accortezze e con le sicurezze non dovrebbe succedere assolutamente niente di grave. Tutto ciò verrà spiegato ovviamente durante il corso base. Numero 4. Il kitesurf è uno sport sicuro? Generalmente sì, il kitesurf è uno sport sicuro quando vengono prese le dovute precauzioni, ma ci sono alcuni rischi, come
come con tutti gli sport estremi. I rischi potrebbero includere collisioni con ostacoli o altri kiters, rotture dell'attrezzatura, forti venti. Ovviamente tutti questi rischi possono essere evitati con consapevolezza delle condizioni meteorologiche, buona attrezzatura e buon senso. Prendere lezioni da istruttori certificati con l'attrezzatura adeguata fa sì che ci si prepari assolutamente a tutte queste problematiche che potrebbero incorrere nel tempo. In mare, come sempre, è bene sapere come gestire il meteo, le emergenze ed avere una buona attrezzatura e le sicurezze. In anni di kitesurf ho visto decine e decine di situazioni pericolose, anche successe a me stessa. Posso dire che è sempre stata una mancanza dovuta per lo più all'attrezzatura o alle condizioni meteorologiche. Tutti risolti evidentemente bene con la conoscenza delle emergenze e le sicurezze. Qui vi metto il video che avevo fatto sugli incubi, le cose brutte che possono succedere nel kitesurf. Il kitesurf è generalmente molto sicuro, davvero, se non si corrono rischi mettendosi in condizioni estreme con attrezzatura vecchia o non in buono stato, non dovrebbero succedere imprevisti. Numero 5. Quanto devi essere in forma per fare kitesurf? Il kitesurf è uno sport super easy e versatile che puoi imparare indipendentemente dalla tua forma fisica. Per dire, non è necessario essere un Ironman o un triatleta per fare kite, assolutamente. Scegliendo un centro certificato, l'istruttore deciderà in base alla tua forma fisica e al tuo peso e altezza che attrezzatura darti e come svolgere il corso, rendendo tutto super easy e divertente. Personalmente ho insegnato a bambini dai 7 anni su, a persone mature, a persone anche anziane sui 70 anni ed anche a persone con disabilità. Questo per dire che non ci sono limiti assolutamente per il mondo del kitesurf. Può essere sì fisicamente impegnativo all'inizio finché facciamo il corso per le braccia, la schiena, le gambe, il core, rafforza molto i muscoli e la coordinazione. Man mano che si va avanti col corso tutti questi movimenti diventeranno sempre più naturali e ci si stancherà sempre meno. Il kitesurf è per tutti i pesi e tutte le età. Domanda numero 6. Il kitesurf è un buon allenamento? Sì, il kitesurf è effettivamente un allenamento molto completo e coinvolge tutti i gruppi muscolari. La resistenza costante al kite fa lavorare bene l'upper body, quindi tutta la parte superiore del corpo, mentre la parte della tavola, la resistenza con l'acqua, ci fa lavorare bene alla parte inferiore del corpo, alle gambe, i glutei, eccetera. Si fa anche un po' di cardio, ovviamente, facendo kitesurf. È uno sport in costante movimento, quindi si bruciano effettivamente calorie e si mantiene una relativa alta frequenza cardiaca. Domanda numero 7. Quanto è difficile imparare il kitesurf? Non è così difficile come sembra. A mio parere è molto più difficile imparare a fare surf, per esempio. Ci vuole molto più tempo in acqua e tecnica. Ci vuole molto tempo e pazienza, questo sì. Con un corso certificato vedrai che step by step arriverai a padroneggiare bene l'uso del kite, che è la parte un po' più complicata. A seguito poi la coordinazione e l'equilibrio sopra la tavola. Vi metto qui il video su cosa si fa precisamente durante il corso base per chi non lo sapesse. Numero 8. C'è un limite di peso nel kitesurf? Il kitesurf è adatto a un'ampia gamma di pesi e misure del corpo. Non c'è un limite di peso, infatti ci sono attrezzature XXXL. I rider più alti o pesanti dovranno certamente avere un'attrezzatura diversa da un rider medio, intermedio di peso. Per esempio, tavole più grandi o kite più grandi. Chiunque può approcciarsi al mondo del kitesurf, non importa realmente il peso. C'è da dire che per i bambini sì, c'è un minimo di peso che sarebbe dai 35 kg in su, per questioni di sicurezza. Se vi piacciono questi contenuti, mi raccomando, iscrivetevi al canale e accendete la campanellina. Questo mi sarebbe molto utile per continuare a fare questi contenuti. Domanda numero 9. Quanto tempo ci vuole per imparare a fare kite? Il tempo che ci metterai ad imparare a fare kitesurf varia moltissimo dalla tua preparazione e dalla tua abilità precedente in fatto di vento o sport da tavola, dalla forma fisica ed anche dalla frequenza con la quale ti alleni. In media ogni adulto varia dalle 10 alle 15 ore di pratica in acqua per arrivare ad essere un kiter indipendente. Per apprendere le basi del kitesurf, come controllare il kite, il body drag, come fare le prime partenze e come stare di bolina. Ovviamente per acrobazie o tricks andiamo molto avanti con le ore di pratica.
Numero 10, grande domanda. Devo prendere lezioni per imparare il kitesurf? Sì, l'ho detto già in svariatissimi video. È altamente raccomandato prendere lezioni con istruttori certificati ICO o altre certificazioni. Un buon istruttore vi spiegherà bene come leggere il meteo, come si usano le attrezzature, come si usano le sicurezze e come si pratica il kitesurf in sicurezza. Oltre a darvi feedback preziosi, tecnici, su come migliorarvi sugli errori che state facendo, quindi accelerando il vostro processo di apprendimento. Con un corso non ti devi neanche preoccupare dell'attrezzatura, perché davvero con le giuste condizioni di vento vi verrà dato il materiale necessario per praticare in sicurezza. Investite nelle lezioni con un centro certificato per agevolarvi e garantire una progressione senza pericoli. Numero 11. Quanto costa imparare a fare kitesurf? Il costo per imparare a fare kitesurf varia moltissimo dalla tua posizione geografica. In pratica cambia abbastanza se il corso base lo facciamo in Italia, ad Aruba, a Miami, a Dubai, nel lago di Garda. In media un pacchetto di corso base di 9 ore, per esempio, va dai 300 euro in su. Ed anche se decidi di acquistare l'attrezzatura, un setup base va dai 1000-1500 euro in su. Dipende da se è attrezzatura usata, nuova e svariate altre cose. Ti consiglio vivamente di non acquistare subito l'attrezzatura, aspetta di fare un corso e di entrare nel mondo del kite per avere alcuni consigli extra su quale attrezzatura acquistare. Limitati intanto ad investire su un buon corso base ovunque tu decida di farlo e con istruttori certificati per avere una buona base e dopo decidere che attrezzatura utilizzare e comprare in base a dove andrai a praticare lo sport. Andiamo infatti alla domanda numero 12. Si può fare kite ovunque? Serve uno spazio certamente aperto, con una bella spiaggia, bella ampia. Serve quasi sempre una buona base di lancio e atterraggio, molto ampia, senza ostacoli e sotto vento. Ci sono un sacco di posti nel mondo dove si può fare kitesurf, detti anche spot di kitesurf. Ci possono essere sì delle limitazioni al kitesurf, soprattutto in alta stagione nei posti dove ci sono anche tanti bagnanti. Domanda numero 13. Quanto vento serve per praticare il kitesurf? Di solito servono i venti tra gli 8 nodi e i 30 o poco più, diciamo, perché altrimenti con un vento abbastanza forte potrebbe essere un po' pericoloso. La dimensione del kite che andremo ad utilizzare varia esattamente in base alla forza del vento. Generalmente kite grandi per venti leggeri e kite più piccoli per venti più forti. Domanda numero 14. Qual è l'attrezzatura iniziale per fare kitesurf? Ho fatto anche un video in merito a questa domanda, ve lo linko qui sopra. Servono un kite, una barra, un leash, una pompa, un trapezio, una muta e anche direi casco e giubbotto impact o con galleggiamento. Il tutto dipendendo dai livelli. Ovviamente è consigliabile iniziare con materiali per principianti. Andiamo pure all'ultima domanda, la numero 15. È meglio comprare attrezzatura nuova o usata? Ovviamente dipende dal budget. In generale io consiglio di comprare usata la prima attrezzatura, poiché ancora non si sa bene cosa si andrà a praticare in termini di stile, ed anche all'inizio è bene comprare un kite che magari si può anche un po' crashare, un po' diciamo rovinare. Non mi spenderei 1500 euro di un kite nuovo all'inizio. Ovviamente fare attenzione che tutto funzioni e che non sia troppo vecchio. È bene non comprare attrezzatura super vecchia e tutte le sicurezze devono essere controllate e verificate per non andare incontro a rischi. Vi metto anche qui il video che avevo fatto su come scegliere l'attrezzatura usata, molto importante, guardatelo se siete già al punto di acquistare la vostra prima attrezzatura. Spero che queste domande ti siano state utili e eventualmente se vuoi approfondire o farmi altre domande, mi raccomando usa i commenti qua sotto. Da Tarifa è tutto e un mega saluto. Ciao!